Wow. Questo è il futuro. Ragazzi, perdonate la capigliatura, ma il principale difetto della realtà virtuale è proprio questo: scompigliarvi i capelli. A parte gli scherzi, ragazzi, non sto a girarci troppo intorno perché questo gioiellino è il miglior visore di realtà mista, virtuale più aumentata, attualmente in commercio. E direi anche il primo vero visore realmente utilizzabile per qualsiasi cosa. O almeno fino all'arrivo dell'Apple Vision Pro, che però è un visore che costerà tipo 7-8 volte quello che vi sto mostrando in questo video. Non vi parlerò delle sue specifiche tecniche nel dettaglio, perché quelle basta googlare un po' e si trovano facilmente, ma vi parlo di quello che può fare, quello che potrebbe fare e le mie impressioni personali. Avete mai visto il film Ready Player One o qualsiasi altro film in cui la realtà virtuale fosse la protagonista? Bene, ci stiamo velocemente e pericolosamente avvicinando a tutto ciò. Il perché ho utilizzato il termine pericolosamente lo capirete voi stessi entro la fine di questo video. Ma ora, immaginate di poter indossare un visore poco più grande di un paio di occhiali e poterlo utilizzare per giocare, usando la vostra stanza come un campo di gioco in cui delle figure virtuali si muovono contro cui dovete combattere, oppure addestrare al fine di aumentare un punteggio, fare più punti possibili insomma e vincere la partita, oppure sfidare un vostro amico in un gioco divertentissimo in cui il sistema di controllo principale è il vostro corpo. Ma ora pensate di poter passare da quel videogioco alla scrivania mista, reale e virtuale del vostro PC, la vostra postazione, lasciando quegli occhiali in faccia e potendo beneficiare non di uno, non di due, ma di 3 o più monitor, display enormi letteralmente davanti ai vostri occhi. E se questo non fosse abbastanza, pensate di poter condividere il vostro lavoro con altre persone, con altri colleghi, in uno spazio comune virtuale. E pensate di poter far questo senza mouse, senza nessun controller, ma utilizzando semplicemente le vostre mani. E dopo aver giocato e dopo aver lavorato, pensate di potervi sdraiare su un divano virtuale e guardarvi Netflix, Amazon Prime TV o qualsiasi altro servizio di streaming, sempre con quegli occhiali addosso. E pensate di poter fare tutto questo ovunque voi vogliate, senza nessun cavo e senza nessun mouse e senza nessun controller, semplicemente muovendo le vostre mani in aria. E tutto questo, ragazzi, non è più fantascienza o fantasy relegato a un film in TV, ma esiste davvero. E il suo nome è Meta Quest 3, il primo vero visore di realtà mista sul mercato. È disponibile a tutti, ad un prezzo accessibile. Insomma, ragazzi, spero di avervi fatto cogliere le potenzialità sfruttate e ancora da sfruttare della realtà mista, non solo realtà virtuale, non solo realtà aumentata, ma una fusione delle due cose. Potenzialmente ci si potrebbe fare praticamente qualsiasi cosa semplicemente indossando questo aggeggino, che, lo ripeto, non richiede nessun cavo. Lui si indossa, rimuovo anche la copertura degli occhi, ecco, in questi 3-4 centimetri è racchiusa tutta la tecnologia che avete visto nelle clip di poco fa e che ho registrato io. Davanti a queste lenti ci sono due display con una risoluzione superiore al 4K che, sfruttando un complesso sistema di fotocamere posizionate lateralmente, frontalmente, ci sono anche dei sensori di profondità e tanti altri sensori, batteria integrata, giroscopio e così via, riesce a creare tutto quello che avete appena visto. Stiamo arrivando davvero al punto che un caschetto, un visore di realtà virtuale che solo pochi anni fa era letteralmente 4-5 volte più grande di questo, sta diventando praticamente piccolo, sottile come un paio di occhiali da sole. Ovviamente non siamo ancora ai livelli di dove sono finiti i miei occhiali, di avere la dimensione di un occhiale per un visore di realtà virtuale, però di questo passo secondo me non manca poi tanto tempo. E poi chissà, tra qualche anno magari vedremo altre persone per strada che invece di muoversi con un telefono in mano
andranno girando con un paio di occhiali di realtà aumentata, muovendo le mani davanti a loro per muoversi tra menu, per aprire WhatsApp, Instagram, per rispondere alle chiamate e così via. E usare WhatsApp, ragazzi, non è una mia invenzione, lui lo può realmente fare, potete usarlo per chattare e chiamare utilizzando WhatsApp, però non posso mostrarvelo perché c'è una sorta di filtro privacy che ovviamente non mi permette di riprendere WhatsApp all'interno del visore, però sono possibilità possibili per il prossimo futuro. Attenzione però, non sto dicendo che lui sia il visore perfetto, anzi, ce ne ha di difetti, bisogna fare ancora molta strada per arrivare a quello che vediamo nei film, però i difetti non sono poi così importanti. Oltre ovviamente ai capelli scompigliati, abbiamo una batteria interna che non ha un'autonomia così prolungata. Diciamo che utilizzandolo intensamente arrivate attorno alle 2 ore di utilizzo, risparmiando un po' qua e là sulle 3 ore. Di certo, se vogliamo un dispositivo indossabile tutta la giornata, bisognerà fare un bel passo avanti sotto questo aspetto. È vero che esistono delle batterie da installare sui cinturini tipo power bank, però secondo me non sono la scelta migliore al momento. Un altro difetto può essere il cinturino, che di base è molto semplice e comodo, sì, però non bilancia al meglio il peso. E perché questo? Perché ovviamente Meta vi vende il cinturino Elite, quello Pro, quello più bello, a parte a circa 70 euro. E diciamo che magari potevano includerlo già di suo. Poi la possibilità di poter utilizzare la realtà virtuale in un ambiente reale è una grande figata, ragazzi, ma considerate che questo è il primo vero approccio alla realtà mista e diciamo che la risoluzione delle cam non è ancora così all'avanguardia da poterci permettere di non distinguere tra il reale e quello che vedo davanti ai miei occhi quando indosso questo visore. L'immagine è nitida ma non perfetta, c'è un po' troppa grana, specialmente quando l'illuminazione ambientale non è ottimale, e diciamo che lo stacco tra il reale e il virtuale si nota parecchio. Però secondo me questo è un punto su cui si potrà lavorare molto nei prossimi anni e rendere questo stacco sempre meno netto. Già oggi con questo visore, ragazzi, è quasi impossibile riuscire, e questo dovete indossarlo per capirlo, dicevo, è quasi impossibile riuscire a distinguere i pixel sull'immagine. Ora la densità di pixel è davvero densa, perdonate il gioco di parole, a tal punto da rendere i pannelli che vedete, le immagini che vedete davanti agli occhi, che quasi vi vengono in faccia, ragazzi. Vi sto esprimendo le mie sensazioni, è una sensazione di realtà mista, non c'è altro da dire. Sicuramente sotto questo aspetto il visore della Apple, che funzionerà in modo analogo al MetaQuest 3 che ora ho in mano, sarà un netto passo avanti, riducendo tantissimo questo divario. Ma c'è anche da dire che il visore della Apple, che uscirà quando? 2024-2025, costerà tipo 3.500 euro. Una cifra davvero elevata. Lui considerate che si porta a casa per il suo prezzo, ve lo faccio scoprire entrando nel mio canale Telegram, c'è il link qui sotto in descrizione video, cercando MetaQuest 3 e lo troverete. Vi dico solo che è disponibile in 2 varianti, da 128 GB di storage, quella che uso io, e da 512. Se non intendete metterci sopra una trentina tra giochi e programmi professionali super pesanti, anche la versione base da 128 GB, che non cambia in nessun altro aspetto, secondo me va più che bene. Ma tornando alle migliorie che rendono questo visore così all'avanguardia, troviamo delle nuove lenti, ragazzi, si chiamano lenti pancake, questo è già un aspetto più tecnico che va a rimuovere l'aberrazione cromatica presente in altri visori che magari avete provato anche voi. Ora la visuale laterale utilizzando questo visore è davvero perfetta, e i display interni invece sono dei TFT. Perché non vengono utilizzati display OLED, che in realtà vennero utilizzati già sul primo Quest? Beh, perché i display OLED sono di altissima qualità, micro LED come quelli che saranno presenti appunto sull'Apple Vision Pro, che però un display di quel tipo costa più di questo visore, oppure un normale display OLED ha solo dei problemi utilizzato con la realtà virtuale, come luminosità bassa e problemi di latenza. Comunque approfondite voi facendo una ricerca, perché è un argomento molto interessante. E in tutto ciò, ragazzi, non vi ho detto che nella sua confezione trovate anche 2 controller super tecnologici con tasti e 1000 sensori integrati. Eccoli qui. Hanno un design tutto nuovo, i tasti sono
piacevolissimi da premere, la loro superficie tra l'altro è anche touch, c'è il feedback aptico, ovvero una sorta di vibrazione graduale, personalizzata in base a quello che state facendo, quando toccate qualcosa, quando interagite con degli oggetti. Ma perché non ve ne sto parlando, ragazzi? Perché questo visore l'ho utilizzato nei 3 giorni in cui lo sto utilizzando quasi solo con le mani, perché utilizzarlo con le mani è comodissimo rispetto anche al Quest 2 e altri visori. Poi se volete utilizzare il MetaQuest 3 per giocare, loro diventano ovviamente obbligatori perché vi danno una precisione molto maggiore e non tutti i giochi permettono di giocare solo con le mani senza controller. Quindi sono super approvati, però se volete utilizzare il visore per lavorare per applicazioni specifiche, beh, il migliore controller secondo me sono le vostre mani. E in confezione troviamo anche un piccolo caricatore che, essendo così piccolo e comodo anche da portare in giro, in viaggio o magari a qualche conferenza, è il cavo di ricarica USB-C. E se avete degli occhiali da vista come me, potete utilizzare il MetaQuest 3? Beh, la risposta è sì, e senza dover aggiungere dei supporti, degli accessori esterni. Infatti è stato molto ben ingegnerizzato questo prodotto, che ora ha questo tastino che quando premuto permette di regolare una slitta in alto e in basso. Quindi potete indossare i vostri occhiali senza il pericolo di andare a sbattere con le lenti contro le altre lenti, quindi graffiandole entrambi. Ottimo davvero. Poi troviamo questa piccola ghiera che va ad agire sulla distanza tra le due lenti per regolare la distanza interpupillare, dei pin che penso serviranno per un'eventuale dock esterna che credo non sia ancora in vendita ma che ovviamente andrà acquistata a parte, il bilanciere per il volume. Ragazzi, non posso farvelo sentire perché bisogna provarlo, ma l'audio di questo coso è davvero fenomenale. Abbiamo anche comunque il jack audio, la USB, il Bluetooth integrato, la Wi-Fi, eccetera eccetera, in caso volessimo collegare degli auricolari, delle cuffie esterne. E infine lui funziona benissimo in modalità standalone senza nessun cavo, ma se volete potete collegarlo al vostro PC o in modo wireless o con il suo cavo USB-C dedicato ad alta velocità, e in questo modo potrete accedere anche a tutte le applicazioni e videogiochi che avete sul PC e che sfruttano la realtà virtuale. Questa ad esempio è una possibilità che sui visori di realtà virtuale della PlayStation, recentemente è uscito il secondo modello, non c'è. Sono limitati unicamente alla loro console. In questo caso invece potete utilizzarlo anche col vostro PC. Comodissimo. Quindi ragazzi, cos'altro posso dire se non che sono non soddisfatto, ma più che soddisfatto dal MetaQuest 3. Secondo me questa è la strada giusta per arrivare un giorno, non molto lontano, alla realtà mista che tutti utilizzeremo magari al posto dello smartphone. E sì, ora forse avete capito che c'è un pericolo, ma questo dipende da come verrà utilizzato un dispositivo potente come questo e tutti quelli che verranno dopo di lui. E nonostante tutta la tecnologia a bordo e l'innovazione che un dispositivo come questo porta sul mercato, il prezzo resta contenuto, accessibile, non come altri visori, e a testimonianza di ciò il MetaQuest 3 in entrambe le versioni è stato esaurito in pochissimi giorni su Amazon, quindi sta andando davvero fortissimo. Vi consiglio di acquistarlo oppure no? Beh, dipende da voi, da quello che volete farci, da quello che potreste farci e dalle potenzialità che vedete in un dispositivo come questo. E se volete acquistarlo lo trovate al suo prezzo più basso, dove? Sul mio canale Telegram, TechBest Deals, primo link qui sotto in descrizione video, entrateci, cercate MetaQuest 3 e lo troverete linkato. Ma detto questo amici, ora voglio sapere voi cosa ne pensate della realtà mista, virtuale più aumentata e comunque della realtà virtuale. Parliamone insieme qui sotto nei commenti, e se questo video è stato di vostro interesse, se ha catturato la vostra attenzione, lasciate un bel like per supportarmi, condividete ai vostri amici e iscrivetevi al canale perché stiamo già oltre 97.000. Grazie a tutti. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao belli!